Mi occupo di marketing sanitario dal 2011, per cui insomma ormai sono passati un po' di anni e sono stato uno dei primi a occuparsi di questo settore, che di fatto era lasciato in mano a delle agenzie di marketing generiche piuttosto che delle web agency, che in molti casi non conoscevano le leggi che regolano la pubblicità sanitaria. Per cui la necessità era proprio questo: offrire, aiutare il medico a comunicare nel modo corretto. Allora, la legge del 2006, che di fatto è la legge Bersani, ha liberalizzato la pubblicità sanitaria, per cui dal 2006 si può parlare di pubblicità sanitaria, ma ci sono dei paletti che devono essere ben rispettati, che devono essere ben tenuti in considerazione. Per cui quando si parla di pubblicità sanitaria bisogna tenere in considerazione che non può esserci un messaggio di tipo promozionale e suggestivo. Deve esserci per cui un tipo di pubblicità, di comunicazione che ha l'obiettivo di formare e informare il potenziale paziente. Quando si parla di marketing sanitario è importante tenere bene a mente che la parola chiave è etica. La legge del 2006, la legge Bersani, la legge di bilancio, di fine bilancio del 2018 è un qualcosa di estremamente made in Italy, per cui sono leggi, diciamo, sono paletti che ci portiamo noi dietro come nazione Italia. Nonostante la crescita enorme di potenziali pazienti che cercano online, che cercano informazioni, si informano, è un po' l'effetto chiamato Dottor Google, cioè appena si ha un mezzo sintomo si ha proprio la volontà di andare a cercare su Google quale potrebbe essere la causa e soprattutto la soluzione. Ecco, il vero problema sono le fake news. Siamo diciamo, in un'epoca in cui le notizie false, le notizie ingannevoli, oppure gli articoli che illudono, magari scritti da persone non competenti, persone che non hanno nessun titolo in materia, ecco, creano veramente poi dei problemi sia gravi, perché di fatto si illude la persona magari fa una scelta piuttosto che un'altra, sia creano confusione. Ecco, questo è il problema della confusione, per cui abbiamo dei potenziali pazienti che cercano online una soluzione, ma si trovano davanti tante scelte, spesso poco chiare, spesso ingannevoli, spesso magari scritte semplicemente per attirare l'attenzione del lettore, ma poi di fatto che non danno una soluzione. Per cui ecco, dovrebbero i medici creare dei contenuti con l'intenzione anche di aiutare le persone a uscire un po' da questo grande problema che sono le fake news. Una delle prime cose da fare è proprio questo, cioè metterci, come dicevo prima, la faccia, uscire, emergere come professionista, raccontarsi, raccontare, far capire al paziente veramente qual è il beneficio che si ottiene per rivolgersi a lui. È importante che il medico si faccia riconoscere e che crei empatia con il potenziale paziente ancora prima di venire in studio, per cui ci dovrebbe essere la volontà, attraverso i video, attraverso la scrittura di alcuni articoli, dei post su Facebook, per cui attraverso quelli che sono poi i canali di comunicazione del settore sanitario, ecco, emergere e creare un filo, creare un po' un'empatia con questo potenziale paziente. È importante, soprattutto nel caso di SEF, andare a fare un tipo di comunicazione che racconti che esiste un'alternativa, facendo un tipo di comunicazione etica basata sull'informazione. È molto importante per il medico andare oltre al giardino di casa propria, per cui una cosa che ho notato in questi anni è che solitamente il medico non si muove, diciamo, a un raggio di 20 km dal proprio studio, oppure il centro medico, diciamo, è molto limitato poi nella zona geografica a cui si rivolge. Ecco, SEF da questo punto di vista può essere sicuramente utile, perché permette di uscire di casa, di andare a scoprire anche delle opportunità che altrimenti sarebbe difficile sfruttare.